Ricordo ancora anni fa, quando mia moglie, era il nostro anniversario, venne da me, era il nostro primo anniversario, venne da me e con uno sguardo di gioia misto a commozione e mi fece vedere il test della gravidanza. Capii immediatamente che quello era il momento nel quale sarei diventato padre. Tutto si sciolse in un abbraccio tra me e lei e, e quel nostro primo anniversario divenne anche il punto fondamentale della costruzione della nostra famiglia perché sapevamo che saremmo diventati dei genitori. E abbiamo vissuto con molta serenità tutto il periodo prima della nascita, perché probabilmente con un po' di incoscienza non pensavamo assolutamente né alle questioni economiche né alle questioni organizzative. Sicuramente ci siamo preparati per, per essere pronti nel momento in cui sarebbe nato il nostro primo figlio. Ma quell'incoscienza molto utile da un lato, perché ti fa vedere le cose con molta più leggerezza e questo è un bene, dall'altra parte quando è nato il nostro primo figlio, ci siamo accorti che eravamo poco preparati su alcuni aspetti. Prima di tutto quello finanziario, cioè non avevamo prospettato il fatto che un bambino avesse dei costi importanti da sostenere durante la routine quotidiana e quindi alla fine del mese ci fosse come dire, una grossa parte del nostro budget, del nostro stipendio da investire in queste spese e allo stesso tempo non eravamo così preparati neanche dal punto di vista organizzativo per far fronte a tutti gli impegni che poi ci sono quando una famiglia ha questo dono di avere un bambino. Ehm, quindi quello che vorrei esaminare all'interno di questo video è cercare di capire come prepararsi finanziariamente, ma anche organizzativamente all'arrivo del nostro primo bambino, del nostro primo figlio e in particolare alle spese che noi abbiamo nel primo anno, quando siamo totalmente ancora delle persone che imparano a diventare genitori, assolutamente, perché la prima volta non sappiamo come muoverci. Quindi non è solo un aspetto economico, ma anche organizzativo, perché molto spesso, come è capitato a me e a mia moglie, ehm, ci facciamo magari prendere da delle piccole cose, da dei piccoli dettagli, no? Come preparare immediatamente la cameretta del bambino, quando poi in realtà il bambino ci andrà magari dopo 6, 8, 10 mesi perché inizialmente dormirà con la mamma. Quindi essere organizzati e sapere già quello che ci potrebbe aspettare ci aiuta nettamente a vivere con serenità il nostro primo anno di vita di nostro figlio e ci aiuta a goderci molto di più il momento con una riduzione dello stress minore e con una gioia maggiore. Quindi questo è lo scopo del nostro video, lo analizzeremo attraverso 3 momenti differenti, quindi prima dell'arrivo del figlio, durante l'arrivo di nostro figlio, quindi i primi mesi di vita, e successivamente cosa si consiglia di fare per il futuro nostro e del bambino. Qui siamo sul sito, sul canale M per Mani, il primo canale italiano che cerca di dare una mano a tutte le famiglie per cercare di risparmiare e di investire in una maniera semplice ma intelligente per poter vivere una vita piena di soddisfazione, avendo uno stipendio non incredibile, avendo una vita normale, ma che possa darci delle soddisfazioni. Allora, partiamo subito con quello che abbiamo detto essere la nostra prima sezione del video, cioè come cercare di capire cosa fare prima dell'arrivo di nostro figlio. Il primo punto, come sempre, è essere organizzati da un punto di vista economico-finanziario. Quindi la prima cosa da fare è cercare di valutare il budget che possiamo destinare al nostro primo figlio. E questo è un aspetto fondamentale perché poi non si vuole, come dire, unire l'aspetto emotivo, no, del nostro primo figlio con degli aspetti, si pensa beceri come quelli dei soldi, no? In realtà è un aspetto fondamentale questo perché secondo le statistiche
le famiglie spendono in media nel primo anno dai 7 ai 15.000 euro per l'arrivo del primo figlio. Quindi una cifra esorbitante che tradotta in numeri vuol dire che si va circa dai 6.000 euro agli oltre 1.200-1.300 euro al mese. Quindi, bene o male, quasi uno stipendio, ecco, o comunque un terzo del nostro stipendio, tirando le somme. Quindi, prima di tutto bisogna capire dove andiamo a spendere i soldi attualmente, facendo proprio un'ottimizzazione del nostro budget e un budget, creare un budget quindi con le nostre spese e le nostre entrate, capire se se c'è questo salvagente, quindi se ci sono almeno 600.000 euro da poter spendere mensilmente per il nostro figlio. Questo è il primo punto ed è fondamentale capirlo e nel caso cercare, se non abbiamo questo budget, cercare di andare a ridurre dove possibile alcune spese e alternativamente, se si ha già questo budget, andarlo a mettere magari in un conto deposito o parcheggiarlo da qualche parte in modo da sapere che nel momento in cui nasce noi abbiamo quei soldi. Quindi il primo punto fondamentale da fare quando sta per arrivare un figlio, e abbiamo questa bellissima notizia, è quella di andare a destinare una parte del nostro stipendio o dei nostri income, come vengono chiamati, quindi dei nostri redditi, per nostro figlio. E come abbiamo detto deve essere almeno di 600, 1000, 1100 euro al mese. Questo perché le spese, ragazzi, sappiatelo, sono veramente, veramente tantissime. Uno non le valuta e soprattutto mentre le vive separatamente, cioè magari qualche mese prima acquista una cosa, poi ne acquista un'altra, quindi non ha una valutazione globale delle spese che sta andando a fare. Per esempio, le spese fisse, vi dico, sono comunque numerose, sono quelle del passeggino, quelle del seggiolone dell'auto, perché comunque spostarsi bisogna spostarsi e quindi è necessario avere un seggiolone per la casa, quindi dove lui possa mangiare, chiaramente non nei primi mesi di vita, non nel primo mese perché non ci sta, ma successivamente. Un fasciatoio dove possa essere cambiato, una culla dove possa dormire, ma non è detto che ci dorma, quindi magari anche un'estensione del letto. Ehm, e poi c'è tutta la parte della cura della persona, quindi dai pannolini, che sono numerosissimi, almeno nei primi tempi, almeno 5-7 al giorno, e tutti i costi per il bagnetto, quindi tutte le creme perché sono numerose, perché devono essere delle creme molto particolari o dei shampoo particolari. Tutta la parte dei vestiti, che viene cambiata continuativamente, dei piccoli giocattoli e la parte del cibo. Chiaramente il cibo arriva dopo il sesto mese, precedentemente di solito si parla di latte materno e quindi se non c'è il latte materno pensare del latte artificiale. Quindi sono delle spese veramente, veramente differenziate e molto molto sostanziose. E c'è una parte che viene sempre dimenticata, che è la parte delle spese prima di tutte le visite mediche, che in molti casi sono coperti, ma in alcuni casi magari no, ma soprattutto quella del premaman, cioè dei vestiti premaman, perché questa viene sempre dimenticata. Ma per circa 6 mesi, perché nei primi mesi magari questa differenza non è così importante, negli ultimi 6 mesi la differenza si fa importante e essere preparati dal punto di vista di abbigliamento è fondamentale. Quindi arrivando al punto 2 su come pianificare le spese e l'organizzazione prima della nascita, è sicuramente capire ed essere organizzati ed acquistare con intelligenza i prodotti, perché sono talmente numerosi che qui bisogna cercare di risparmiare e risparmiare non guardando la qualità chiaramente. Io per esempio ho preso un passeggino, avevo preso un passeggino che poi mi è durato anche per il secondo figlio, di assoluta qualità e dal costo importante, ma prima ho fatto un'analisi su internet e l'ho fatta cross border, cioè attraverso tutta Europa. Pensate che me lo sono fatto arrivare dall'Inghilterra questo passeggino. Quindi, perché costava nettamente meno rispetto all'Italia. Quindi quello che voglio dire è che la prima cosa da fare è pianificare anche le spese dal passeggino e seggiolone, cercare di guardare nei negozi, guardare su internet e guardare soprattutto anche
a quello che viene chiamato second hand, quindi alla seconda mano, cioè quello che è già stato utilizzato. Questo è un punto fondamentale. Secondo me, vista la repentinità con la quale si cambiano, per esempio, i vestiti o i giocattoli, sarebbe opportuno pensare all'utilizzo guardando anche nei negozi di seconda mano, ma anche attraverso la nostra rete sociale, cioè cercare attraverso l'aiuto dei nostri amici, familiari, di recuperare degli oggetti che erano stati dei nostri cugini, parenti o amici. E questo è un punto fondamentale. Quindi prima della nascita cercare di raccogliere informazioni attraverso l'uso della rete, attraverso i negozi, facendo dei giri finché si può, per cercare di trovare le occasioni migliori, acquistandole nuove o acquistandole di seconda mano, oppure facendosele prestare da degli amici. Quindi questo è un punto fondamentale per andare a razionalizzare le spese. Chiaramente questa razionalizzazione deve essere fatta, secondo me, con criterio, cioè deve essere fatta su quelle cose che durano poco, tipo il vestito, no? Ma un passeggino che magari lo utilizzi tutti i giorni per 3 anni, adesso sparo a caso, o ehm, che ti può servire anche per più figli, invece quella è una spesa che si può anche sostenere ex novo, quindi comprando qualcosa di nuovo, qualcosa di usato tenuto molto bene, perché poi ti agevola nell'utilizzo quotidiano, perché un aspetto fondamentale è guardare anche la comodità delle attività, no, quotidiane. Voi pensate che il passeggino dei primi anni lo aprirete e lo chiuderete, penso, 10 volte al giorno, quindi se è una cosa complessa da utilizzare, andate in crisi, perché il bambino piange quando dovete salire in macchina, quindi dovete fare in fretta, poi fa freddo, quindi dovete chiuderlo con una mano. Cioè, se il passeggino costa poco ma è scomodo, ragazzi, potete sclerare. Quindi uno dei consigli è guardare sempre la qualità, ma spendere tempo per cercare di fare degli acquisti di qualità, ma risparmiando, ok? Quindi abbiamo detto che prima della nascita di nostro figlio, di nostra figlia chiaramente, bisogna valutare il nostro budget andando a salvare una parte importantissima del nostro budget. Quindi, e secondo, cercare di acquistare con intelligenza le cose delle quali abbiamo necessità. Punto numero terzo, non è legato a degli aspetti economici, ma secondo me è fondamentale, cioè bisogna organizzare la logistica domestica. Perché, come vi dicevo prima, avere la semplicità della nostra routine, cioè sapere dove andare, cosa fare all'interno della casa con il bambino è fondamentale, perché il bambino nei primi anni, e soprattutto nel primo anno, piangerà molto, si lamenterà, dovrete cambiarlo spesso, quindi tutto deve essere comodo e tutto deve essere indirizzato alla comodità del bambino e quindi vostra. Quindi, come dicevo prima, avere un fasciatoio già ben organizzato in un'ala della casa, avendo le salviette lì vicino, i pannolini lì vicino, avendo i vestitini di ricambio lì vicino, avendo una parte del bagno dedicata al lavaggio del bambino, perché il bagnetto è un aspetto fondamentale, quindi deve essere sicuro, deve essere comodo, quindi andare a creare una nicchia sicura anche per il bambino nel bagnetto. E poi c'è la parte della nanna, quindi lavaggio, cura della persona, quella della nanna, quindi ci deve essere essere preparati che il bambino possa dormire anche con i genitori, perché può succedere, è assolutamente normale, e quindi bisogna prepararsi anche a questa evenienza, magari senza, come dire, andare a costruire una cameretta fantastica, ma dove magari entrerà nel secondo anno di vita. E quindi pensare a tutte quelle attività, come anche il cibo, quindi avere una parte, un seggiolone dove il bambino, quando è già un po' più grandino, non nei primi mesi, si possa sedere con sicurezza, e quindi andare a preparare anche la casa, la sicurezza, perché nei primi mesi chiaramente non camminerà, non gattonerà, ma successivamente incomincerà a farlo, e quindi tutto deve essere assolutamente in sicurezza. E non bisogna aspettare che i bambini cominciano ad arrampicarsi per poi capire che ci sono dei pericoli di mobili che vengono giù o cose del genere. Quindi andare
a gestire e organizzare la logistica domestica è un aspetto assolutamente fondamentale per la serenità propria della propria famiglia e anche e soprattutto del bambino. Quindi questo prima della nascita del bambino. Cosa succede quando poi viviamo questa esperienza bellissima della nascita di nostro figlio? Sicuramente da quel momento le cose cambiano un pochettino perché io ho conosciuto con mia moglie un po' più lo stress, ma non dovuto alla gestione del bambino, ma al fatto che ci si sente inadatti, nel senso che non si hanno le competenze per come pulire un bambino, come gestirlo quando piange, come dargli da mangiare se non vuole mangiare. Quindi si vive in un perenne purtroppo stato di agitazione, che poi con il tempo passa e con al secondo figlio uno rende molto più mitiga, ecco, sostanzialmente questo stress che ha. Quindi però inizialmente ce l'ha, quindi una parte fondamentale è essere preparati nel momento in cui nasce già con la pianificazione dei congedi parentali. Adesso ormai anche l'uomo sta diventando, fortunatamente, sta avendo la gioia di poter vivere molto di più la vita familiare dopo la nascita, quindi però pianificandola si sa come organizzare la propria vita se si necessita, come dire, di un aiuto esterno, perché molto spesso magari la propria condizione lavorativa non permette di poter avere dei congedi parentali molto lunghi, quindi bisogna sapere già nel primo anno di vita quanto la madre potrà stare con il bambino, quanto il padre ed eventualmente capire se ci possono essere dei nonni o delle tate che possono aiutarci. E quindi in questo caso, nel caso in cui sappiamo che c'è necessità di avere una tata, incominciare ad informarsi per capire dove prenderla, da dove prenderla e capire quale scegliere sostanzialmente. Quindi questo è un aspetto fondamentale, andare a pianificare il tempo del primo anno, chi sarà vicino al bambino e quando ci sarà vicino al bambino. E quindi qui secondo me diventa fondamentale sempre un aspetto organizzativo, no? Più che finanziario. Chiaramente se c'è l'ingresso di una persona terza all'interno della famiglia, tipo una tata, questa è un'altra spesa che non veniva considerata precedentemente, che va considerata, che comunque pesa in maniera importante all'interno di un budget familiare, perché una tata a tempo pieno costa almeno 800.000 euro al mese. Quindi questo vuol dire che bisogna avere questi soldi, se non si hanno bisogna trovare un'altra soluzione. Quindi il primo punto, oltre a pianificare i propri congedi familiari, quindi della moglie e del marito, anche capire come può aiutare la rete sociale attorno di noi. Questo è un punto secondo me fondamentale, capire chi ci può supportare in questo momento di forte cambiamento, anche perché potrebbe essere semplicemente utile non solo avere un supporto con il bambino, ma avere un supporto per i genitori, nel senso che avere qualcuno che ti fa un piatto di pasta la sera dopo una giornata passata totalmente con il bambino, perché i bambini nel primo anno è totalizzante, cioè il tuo tempo è dedicato totalmente a loro. Quindi è importante avere un'assistenza familiare e incominciare a capire chi ci può aiutare, la nonna, gli zii, i parenti è un aspetto fondamentale. Quindi essere organizzati precedentemente, ma anche nel momento in cui si nasce, a capire già quando e come si può passare del tempo con il bambino. E soprattutto invece da un punto di vista finanziario, dopo che è nato il bambino, incominciare a tirare giù dei report mensili per capire quali sono le nostre spese, perché questo è un aspetto fondamentale, capire se si sta all'interno dei budget che si è pensato di 600, 1000, 1200 euro, e se non si sta all'interno di quei soldi lì, cercare di capire come stare all'interno di quei soldi o cercare di mettere una parte più importante del proprio stipendio all'interno delle spese legate alla famiglia e al bambino, ma soprattutto cercare di guardare quali sono le spese ricorrenti, cioè le spese ricorrenti sono un punto fondamentale per andare a risparmiare
quando abbiamo nel primo anno di vita, perché le spese ricorrenti sono tantissime. Faccio un esempio solo, ma quello dei pannolini, come vi dicevo prima, usare dai 7-8 pannolini al giorno è veramente usuale e il costo diventa molto importante a fine mese, si parla di centinaia di euro. Quindi sapere quali sono le spese ricorrenti se uno utilizza il latte artificiale, i pannolini e via discorrendo, le salviette o le cremine per il bambino, quelle spese ricorrenti che si hanno costantemente sono quelle che bisogna cercare di come dire, di dove andare a risparmiare. Quindi magari facendo degli acquisti più grandi, cioè al posto di comprare una scatola di pannolini se ne comprano 10, perché tanto si sa che si andranno a utilizzare con dei prezzi convenienti. Quindi anche in questo caso cercare di ottimizzare la spesa di quello che compriamo sempre con abitudine. Come si fa un po' al supermercato con il 3x2, con il sugo, tanto sappiamo che il sugo, per esempio, lo andremo sempre ad utilizzare. Quindi, in questo periodo nel quale possiamo dire ci troviamo in apnea, nel quale non riusciamo a ragionare con lucidità, ma viviamo di emotività nel primo anno di vita del bambino, in questo primo anno di emotività dobbiamo essere preparati, quindi precedentemente con l'organizzazione delle spese, ma anche cercando di andare ad avere di sapere quando passiamo il tempo con il bambino, quindi organizzare il nostro primo anno con i congedi parentali dal lavoro, avere un supporto e un'assistenza familiare già strutturata e cercare di ottimizzare le nostre spese. C'è un'ultima sezione, secondo me, anch'essa molto importante, cercare di pianificare già il futuro del nostro bambino, ma non solo del nostro bambino, anche nostro, ok? E adesso spiegherò perché. La prima cosa che io consiglierei di fare è quella di andare ad investire dei soldi, perché, ok, noi abbiamo già dedicato una parte dei nostri risparmi alle spese contingenti del momento, ma il nostro bambino crescerà e sappiamo che se vogliamo agevolare la sua vita dobbiamo avere delle disponibilità economiche quando crescerà, quindi permettere di andare a studiare per lungo periodo, perché almeno per 16-18 anni dovrà studiare e poi se farà l'università ci saranno delle spese ulteriori, accompagnarlo nel mondo del lavoro e così via. Una delle cose che io sposo assolutamente, che credo che sia fondamentale, è la potenza dell'interesse composto. Ne parlerò in altri video, ne parlerò soprattutto legato ad un libro, secondo me, fantastico, è quello di Tony Robbins, I soldi, la potenza dell'interesse composto, quindi lasciare i soldi all'interno di investimenti per lungo periodo, agevola la crescita esponenziale del nostro patrimonio. Quindi partire già investendo anche piccole cifre, anche 50 euro al mese per 20 anni, quindi quando diventa maggiorenne, vuol dire andare a mettere via, magari con 50 euro al mese, anche 20.000 euro, cioè il bambino si troverà 20.000 euro in conti deposito, se li mette su investimenti invece un po' più spinti come azionario, avrà delle cifre molto più importanti che non 20.000 euro, ma comunque saranno già dei budget che potrà utilizzare per la sua indipendenza economica, per poter studiare, per potersi creare la propria attività, insomma, per potersi affittare una casa o via discorrendo. Quindi una parte fondamentale, secondo me, è creare e pianificare già il futuro dei nostri bambini. Molto spesso si parla di conti di risparmio, no? Oppure dei piani già di pensione, ecco, per i bambini. Io su questo non sono totalmente favorevole, nel senso non è che non sono favorevole a queste tipologie di investimenti, ma credo che ce ne siano di altri molto più redditivi, tipo gli investimenti in azioni o in obbligazioni, creando un portafoglio bilanciato, e credo che secondo me bisogna fare degli investimenti nel lungo periodo e quindi andare a creare dei portafogli bilanciati dove non è importante andare come dire, a investire già nella titolarità del bambino o della bambina, ma l'importante è che questi investimenti lo faccia l'adulto, cioè la persona, il genitore, la mamma o il papà abbiano già degli investimenti che
crescano nel tempo, perché poi quei soldi potranno essere utilizzati appunto per il ragazzo. Non è detto che tu debba creare un conto separato dove fare degli investimenti separati perché vai a diluire, no, il tuo patrimonio e quindi avendo una massa critica più piccola non potrai avere un interesse, l'interesse composto sarà più basso, no, sul tuo rendimento. Quindi secondo me la cosa importante è tenere il proprio conto, i propri investimenti familiari investiti in ETF, in azioni, in obbligazioni, creando un portafoglio diversificato. Ma questo è un punto fondamentale, secondo me, per il nostro bambino. Quindi, questo per il futuro. Io credo che ci sia anche per il futuro del bambino un aspetto fondamentale del quale nessuno parla abitualmente, le persone, le famiglie si trovano un po' in crisi, come dicevo prima, in apnea, perché nei primi anni la famiglia ha delle grosse difficoltà, cioè mamma e papà sono totalizzati dalla gestione, no? Dalla cura giustamente del bambino e quindi molto spesso si possono creare degli scontri all'interno della famiglia perché quella famiglia non ha più tempo per se stessa e ha tempo solamente per il bambino. Quindi io do 3 piccoli consigli che secondo me sono fondamentali affinché questa famiglia possa resistere, perché lo scopo di fare dei figli è di avere una famiglia e di non disperderla per lo stress che si accumula quando nasce un figlio. Quindi il primo è avere una routine dell'attività, cioè cercare con il bambino di mantenere una routine, cioè sapere che il bambino mangia sempre a determinate ore, fa la nanna in determinate ore, si lava in determinate ore. Poi è chiaro che questa routine deve essere flessibile e può cambiare, ma avere una routinarietà, quindi fargli fare il giretto in quel momento, dargli da mangiare in quel momento, aiuta il bambino, perché il bambino si abitua e quindi ha delle abitudini che lo fanno stare molto più sereno e nello stesso tempo noi siamo molto più sereni perché il bambino è più tranquillo. Quindi il primo momento è avere una pianificazione anche della giornata e sapere bene o male quali sono i momenti topici della giornata, nei quali dobbiamo gestire determinate cose. Questo ci aiuta anche semplicemente perché sappiamo che alle 11 dobbiamo cominciare a preparare il pranzetto per le 12, non lo so. Quello è il primo punto. Un secondo è che ci deve essere una fortissima comunicazione con il partner. Ci deve essere una forte comprensione perché i momenti per stare insieme, per dialogare sono pochissimi, quindi bisogna sapere in anticipo questa cosa, che non ci saranno tanti momenti, che la vita di prima è terminata, ma ci sono altre gioie, altre difficoltà e quindi bisogna essere preparati, bisogna cambiare mentalità, bisogna sapere di poter dialogare con il partner apertamente, con i propri familiari, chiedendo aiuto nei momenti di difficoltà ai propri familiari, perché questo è un punto fondamentale, non bisogna sentirsi abbandonati, nello stesso tempo non bisogna avere paura di chiedere aiuto e nello stesso tempo sempre cercare di discutere con il proprio partner per cercare di capire se ha delle difficoltà, se ha delle cose che non vanno bene e cercare di stare insieme perché questa è un'esperienza bellissima che ha delle fortissime difficoltà, ma solo dialogando e comprendendosi e avendo molta pazienza si può andare avanti e si può avere la gioia dopo qualche anno di apnea, perché primo anno, i primi 2 anni sono molto duri, ma poi si vede la luce, cioè adesso io non la voglio mettere negativamente perché è un'esperienza bellissima, ma ci sono appunto, è un cambio radicale rispetto al passato, quindi bisogna esserne coscienti e bisogna parlare con il proprio partner. E infine, secondo me, ci vuole il benessere del bambino in primis, il benessere della coppia, ma ci va anche il benessere per se stessi. Quindi, attraverso un dialogo con il proprio partner e con la propria famiglia, sapere che bisogna avere anche dei momenti per se stessi. Questo è un punto fondamentale, secondo me, avere dei momenti nei quali noi possiamo avere mezz'ora alla settimana, mezz'ora ogni 3 giorni per noi stessi, un'ora per noi stessi. E quel momento è fondamentale per ricaricare, per staccare da questa apnea, per tornare a respirare e per continuare con serenità tutto il nostro bellissimo percorso. E questo momento dedicato a noi stessi può essere un momento per andare in palestra, può essere un momento per andare a fare una passeggiata, per guardarsi un film,
per farsi una doccia, perché io le cose che sento più spesso, soprattutto da parte delle donne, è che non hanno il tempo neanche di farsi una doccia, e questa è una cosa assolutamente ehm, non possibile, cioè ognuno deve avere il proprio momento per se stesso, per ricaricarsi, per non avere, per non andare, per non avere veramente dei problemi poi con se stessi che poi li porti nella relazione col bambino, col proprio partner. Quindi nella pianificazione del futuro del tuo bambino, secondo me è fondamentale investire, sì, e pensare all'aspetto economico, ma anche pensare al benessere del bambino, come facciamo quotidianamente, al benessere di noi stessi, quindi prendere i nostri tempi per fare anche quello che ci piace, poco ma prenderselo, e poi al benessere del nostro partner, quindi dialogare e capire cosa succede e quali sono le sue difficoltà e se si può dare una mano. Questo, quindi abbiamo visto a 360 gradi cosa succede prima, durante e cosa fare successivamente alla nascita del bambino. In poche parole io vorrei dire che la nascita di un bambino è un po' come una camminata in montagna, no? Cioè prima che tu veda questo spettacolo, questo della visuale, no? Cioè tu vivi questa emozione enorme, ci sono dei momenti di difficoltà, di salita, che ogni tanto ci portano a dire no, io non ce la faccio perché non riesco a dormire solo 2 ore a notte, 3 ore a notte, sto incominciando ad impazzire perché il bambino non dorme la notte, ma essendo organizzati da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista organizzativo e complice, di complicità col proprio partner, magari dargli il sostegno durante la notte quando il bambino non dorme, sostituire la mamma ogni tanto, in accordo con lei, è fondamentale per il benessere di tutti. Quindi è un po' una passeggiata in montagna, una scalata nella quale alla fine, quando arriveremo, saremo gli uomini e le donne più felici del mondo perché avremo una visuale incredibile e guarderemo con tranquillità tutto quello, con dolcezza, tutto quello che abbiamo vissuto precedentemente, le difficoltà che abbiamo vissuto precedentemente. Ma per fare questo, per fare questa scalata alla vetta, noi dobbiamo essere preparati. E preparati sostanzialmente, secondo me, in 3 punti fondamentali. Cioè il primo punto è avere una stabilità, una solidità e una pianificazione economica, come ho detto, perché solo così, sapendo che avremo i soldi per pagare le cose che dobbiamo pagare, potremo dormire sonni tranquilli, anche se dormirete poco con i bambini, ma sapete che quello è il punto fondamentale, perché sapete che una delle crisi maggiori delle famiglie è sempre il lato economico. I soldi sono sempre il problema perché molto spesso mancano e i bambini costano, come dicevo, tantissimo. Quindi avere una pianificazione, una stabilità economica è fondamentale nel primo anno, ma anche negli anni successivi, chiaramente, ma adesso stiamo parlando del primo anno. Numero 2, non basta avere una stabilità economica, ma bisogna avere una rete solida attorno. Non pensate di poter fare tutti da soli, non è così, non si può gestire un bambino solamente mamma e papà. È una cosa irreale che vogliono far credere, ma non è così. C'è bisogno dell'aiuto dei nonni, dei parenti, degli amici, magari delle tate. Non abbiate paura di chiedere e ci vuole una rete solida. Anche lì pianificate prima dell'arrivo dei bambini e durante il primo anno se vedete che avete delle difficoltà. Piuttosto investite di più dei vostri soldi, ma voi dovete stare sereni assolutamente. Punto numero 3, siete voi che dovete stare bene con se stessi, quindi avere cura di noi stessi. Il bambino è la parte fondamentale, più importante, ma nello stesso tempo noi dobbiamo stare bene, perché solo se stiamo bene riusciamo a dare il meglio per i nostri figli. Questi sono i 3 punti fondamentali sui quali io vi invito a ragionare. Nello stesso tempo, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, fatemi domande nei commenti. Ci vediamo qua e buona giornata a tutti da Elme Pernani.